rispondere a un messaggio del datore di lavoro fuori dall'orario lavorativo senza essere remunerato è sfruttamento. Se io ricevo un messaggio sulla chat WhatsApp in cui da una parte ho mia madre che mi scrive come stai, dall'altra un amico che mi chiede di uscire e mi arriva anche il messaggio del capo, là si comprime lo spazio e il tempo del lavoro e della vita privata della persona e non si ha più quel confine. Dobbiamo continuare a fare rumore sul tema, rendere consapevoli più persone possibili che esiste questo diritto, deve essere tutelato e lo Stato ci deve aiutare in questo. Quante volte dopo l'orario di lavoro riceviamo email e chiamate dai nostri capi? Con lo smartphone siamo perennemente connessi e quindi contattabili, ma nessuno ci paga per rispondere se non stiamo lavorando, eppure continuiamo a farlo, spesso per paura di ripercussioni, anche se non dovremmo. Sta nascendo però un nuovo diritto che potrebbe difenderci dalle comunicazioni fuori dall'orario di lavoro, il diritto alla disconnessione. Prendendo esempio da altri paesi nel mondo, un gruppo di giovani sta cercando di introdurlo anche in Italia. Da qualche anno VD rappresenta l'Italia nel progetto Sfera, un network di media europei che raccontano le sfide sociali delle nuove generazioni, con un approccio cross-border e internazionale. Il progetto, che è promosso dalla Commissione europea, ci permette oggi di incontrare questo gruppo e di far conoscere la loro storia fuori dai confini italiani. Io sono Luca Onori, sono il presidente dell'Associato di Roma, che è un'associazione che nasce nel 2018 per portare ragazzi e ragazze da tutta Italia intorno a un tavolo, dialogando, riuscire a tirare fuori delle proposte da portare alle istituzioni, quindi avere un cambiamento poi civile e sociale vero tramite la proposta e l'attivismo dei propri soci. Che cos'è il diritto alla disconnessione e perché è così importante? Il diritto alla disconnessione vuol dire banalmente che non bisogna essere contattati fuori dal proprio orario lavorativo e se si viene contattati al di fuori di questo bisogna essere remunerati, quindi deve essere riconosciuto come straordinario e tutto questo contrattualizzato quando si va poi ad accettare un incarico lavorativo. Oggi qualsiasi mestiere, quasi tutti, comportano poi delle comunicazioni tramite dispositivi tecnologici, banalmente il telefono che uno ha sempre in mano. Se io ricevo un messaggio sulla chat WhatsApp in cui da una parte ho mia madre che mi scrive come stai, dall'altra un amico che mi chiede di uscire e mi arriva anche il messaggio del capo o di un altro collega, là si comprime lo spazio della persona e non si ha più quel confine e noi per primi come generazione che è nata in questo momento storico dobbiamo farcene carico, però questo deve andare di pari passo con una coscienza collettiva e soprattutto è una battaglia di diritto sociale. Vogliamo riconoscere cosa è sfruttamento e da cosa non lo è e in questo caso rispondere a un messaggio del datore di lavoro fuori dall'orario lavorativo senza essere remunerato è sfruttamento. Il diritto alla disconnessione va di pari passo con quello che è il sistema oggi della cultura del lavoro in Italia, quindi abbiamo da una parte un grandissimo precariato in cui i ragazzi hanno stipendi veramente bassi, scappano all'estero, in più abbiamo tutto il rapporto con le nuove tecnologie, quindi come le nuove tecnologie stanno impattando la nostra vita sia privata che poi quella lavorativa e come continuerà a cambiare soprattutto con l'avvento dell'intelligenza artificiale e quindi diciamo che apre un po' lo spettro a tutte quelle che sono le problematiche oggi del lavoro in Italia ma anche fuori e quello che è poi la tutela del lavoratore stesso. Quindi voi avete presentato in Parlamento la prima legge in Italia in assoluto sul diritto alla disconnessione. È una legge diciamo che è già presente in quasi tutta Europa, quindi dalla Francia, Germania, in Inghilterra si sta discutendo. L'Unione Europea ha sancito il diritto alla disconnessione, ha chiesto agli Stati membri di prendere dei provvedimenti adeguati a tutelare questo diritto. Noi l'abbiamo ripreso e abbiamo voluto portarlo anche in Italia mettendolo all'attenzione della nostra politica. Questa campagna è stata fondamentale per ristabilire un principio, ossia la demarcazione tra lavoro e sfera più affettiva, più intima, più privata del lavoratore che devono inevitabilmente coesistere, perché sappiamo che nel momento in cui il lavoratore ha spazio, oltre che appunto per la sua attività lavorativa, di perseguire altri obiettivi, altre passioni, anche banalmente i suoi affetti, le sue relazioni, questo ha un impatto positivo sul suo umore e sul suo benessere psicologico in generale, che inevitabilmente migliora la sua performance e la sua prestazione. Adesso che avete presentato la legge, come continuerete la vostra lotta? Dopo che la legge è depositata sia al Senato che alla Camera, dobbiamo continuare a fare rumore sul tema e rincarare la dose, quindi aprire anche alle altre tematiche del mondo del lavoro, dei problemi giovanili, come può essere il caro affitti, il caro vita, i cervelli in fuga e continueremo insomma quindi a rendere consapevoli più persone possibili che esiste questo diritto, deve essere tutelato e lo Stato ci deve aiutare in questo. Adesso
andiamo a distribuire un po' di volantini sulla campagna Stacca per introdurre e tutelare il diritto alla disconnessione, ma soprattutto farlo rispettare. Sul nostro volantino abbiamo messo un QR code. Tramite il QR code si può accedere direttamente alla piattaforma e le persone potranno condividere le loro esperienze di lavoro positive e anche negative, da cui trarremo ispirazione per questa battaglia e quelle che verranno. Stiamo portando avanti questa battaglia per il diritto alla disconnessione che si chiama Lavoro poi stacco. Noi stiamo provando a portarla in Parlamento per tutelarci dai capi che ci chiamano a tutte le ore. Se ti va di fare il sondaggio, noi stiamo cercando di migliorarla per poi portarla a far approvare. Il diritto alla disconnessione è nato come una lotta di lavoratori e lavoratrici della nostra generazione, ma in realtà è una lotta che riguarda tutte le generazioni e tutte le tipologie di lavoratori. Semplicemente il problema non era stato mai affrontato in maniera diretta fino ad ora. Negli ultimi anni questa necessità di disconnettersi dal lavoro e quindi di tutelare e circoscrivere quella che è la propria vita privata si è accentuata, probabilmente a causa della maggiore diffusione di social network e soprattutto di piattaforme che permettono comunque di collegarsi o di rimanere connessi anche da remoto. L'avere degli strumenti digitali a disposizione deve migliorare la qualità del lavoro e non peggiorarla attraverso una reperibilità H24. Sarebbe molto importante, così proprio come proponiamo nella nostra proposta di legge, avere dei device differenziati per il lavoro e per la propria vita personale. Questo non sempre accade, ma aiuterebbe comunque a dividere totalmente le due sfere. La battaglia sul diritto alla disconnessione dal lavoro ha dimostrato che battaglie importanti possono nascere e raggiungere il successo anche dal basso. Noi nel corso di quest'ultimo anno abbiamo incontrato persone, associazioni, enti e abbiamo capito che semplicemente facendo informazioni e raccogliendo quelli che sono i bisogni della società possiamo cambiare il mondo del lavoro e soprattutto la cultura del lavoro, che è il primo passo per cambiare poi concretamente le condizioni di lavoratori e lavoratrici. Continueremo a lottare fino a quando non riusciremo a garantire un lavoro di qualità per lavoratrici e lavoratori del nostro paese, e un lavoro di qualità significa un lavoro sicuro, ben retribuito e adeguato alle proprie competenze o ai propri interessi.